Sono stato molto malato da bambino. Ho avuto una paralisi al braccio sinistro e alla gamba sinistra e non ho potuto camminare per 6 mesi. Mia madre mi faceva il bagno in una vasca d'acqua molto calda, era questa la terapia. Una volta suonò il campanello e lei andò ad aprire. Io cominciai a scivolare nella vasca, sentivo l'acqua che cominciava a salirmi oltre il mento fino al naso e quando tornai in me avevo il corpo tutto unto di olio santo, me l'aveva messo lei. Ricordo che rimasi deluso di non essere morto. Non ho paura della morte, ma ho paura dei morti. Francis Ford Coppola è uno di quei registi imprescindibili per qualunque amante del cinema. I suoi film hanno cambiato la settima arte in modo irreversibile ed ha anche fatto parte del celebre movimento noto come New Hollywood, assieme a registi come Martin Scorsese, Brian De Palma e George Lucas. Ma nonostante tutti questi meriti, la sua filmografia viene sempre ridotta a 2 pellicole. Per intenderci, queste 2 misere pellicole sono pur sempre Il Padrino e Apocalypse Now, ma la carriera di Coppola ha molto più da offrire. A partire dal suo sontuoso Dracula, passando poi a produzioni più piccole come Rumblefish e Jack, per finire con il film di cui tratteremo oggi, The Conversation. The Conversation può essere considerato un regalo che la Paramount Pictures fece a Coppola in seguito all'enorme successo del primo capitolo del Padrino. Il regista aveva cercato di realizzare questo film sin dagli anni 60, ma nessuno studio era mai stato disposto a produrlo. Ora però ne aveva l'occasione. La Paramount Pictures avrebbe finanziato il progetto a patto che Coppola realizzasse anche un secondo film sul Padrino. E così, 2 anni dopo, The Conversation si trovava nelle sale. Una pellicola estremamente lontana dai toni e dalle tematiche del Padrino. Laddove il primo è l'abito che sfoggiamo ad una cena di gala, il secondo è il momento in cui scrocchiamo le dita dei piedi prima di andare a dormire. Al centro della storia non c'è più un dramma shakespeariano di padri e figli, ma la morbosa vita di un uomo apparentemente anonimo. Harry Hole non è un manipolatore senza scrupoli come Michael Corleone, è un uomo che passerebbe inosservato anche in una stanza vuota. Un personaggio che crede di trovare conforto nell'assenza di intimità, ma che capirà ben presto di non essere portato per il distacco emotivo. Nella prima metà del film, il protagonista si approccia alle persone come se si trovassero su un altro piano esistenziale. Lui non deve interessarsi a loro e loro non devono interessarsi a lui. Ne fa addirittura motivo di vanto con i suoi colleghi, descrivendo questa attitudine come il segreto del proprio successo. Ma non appena un incarico rischia di mettere in pericolo una giovane coppia, la maschera distaccata di Harry comincia pian piano a cadere. In questo aspetto, The Conversation deve molto a Blow Up di Michelangelo Antonioni, film che lo stesso Coppola ha definito come la prima fonte di ispirazione per The Conversation. Si tratta infatti di un'altra storia in cui il protagonista passa da spettatore passivo a personaggio attivo a causa di un crimine che crede di poter impedire. Coppola qui svolge un ottimo lavoro adattando il tono del film agli stati d'animo del protagonista. Un thriller poliziesco quando ha tutto sotto controllo, un dramma urbano quando comincia ad avere i primi dubbi, per poi culminare con un horror psicologico quando è tormentato dalle allucinazioni del suo senso di colpa, facendoci così percepire la realtà dei fatti solo attraverso il punto di vista di Harry, che viene pedinato dalla videocamera in ogni singola scena. Il film, tuttavia, non ricompensa Harry per aver ritrovato la propria umanità, anzi lo punisce per aver tentato di salvare delle vite e calpesta la sua crescita emotiva facendolo manipolare dalle stesse persone che aveva tentato di proteggere. Penso sempre che anche lui è stato un bambino.
No, davvero. Penso che un giorno anche lui era il cocco di qualcuno. Ha avuto un papà e una mamma che gli volevano bene. E adesso, eccolo qua, mezzo morto su una panchina. E che fine hanno fatto il papà, la mamma e tutti i parenti che aveva? Insomma, ogni volta mi vengono in mente queste cose.